tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian, o bentornati. In questa lezione vedremo come e quando utilizziamo troppo in italiano, così come anche delle espressioni molto comuni con troppo. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, troppo può essere utilizzato o come aggettivo, o come pronome, o come avverbio. E in tutti questi usi indica una quantità, si riferisce a una quantità e segnala un'inadeguatezza per eccesso, vale a dire indica un eccesso di quantità, di misura o di numero rispetto a quanto è giusto, a quanto è necessario, di cui si ha bisogno o a quanto è conveniente. Allora, se vediamo il primo utilizzo di troppo come aggettivo, allora si deve accordare in genere e in numero con il sostantivo a cui si riferisce e precede questo sostantivo, ok? Allora, in questo caso quindi ha quattro forme: troppo al maschile singolare, troppa al femminile singolare, troppi al maschile plurale e troppe al femminile plurale, ok? Corrisponde quindi all'inglese too much, too many, ok? Con questi sostantivi, quindi troppo più il sostantivo, quindi troppo in questo caso come aggettivo precede il sostantivo e si deve accordare. Allora, esempio, Mario beve troppo vino. Vedete, troppo maschile singolare con vino maschile singolare. Oppure al femminile, Mario mangia troppa pizza, perché pizza è un sostantivo femminile singolare, quindi troppo va accordato al femminile singolare, quindi troppa. Oppure Mario ha troppi debiti al maschile plurale, quindi debiti è appunto maschile plurale, quindi troppi va accordato di conseguenza. E Mario compra troppe case, troppe femminile plurale, bisogna accordarlo con case, che è sostantivo femminile plurale. Quando utilizziamo troppo come pronome, anche qui va accordato in genere e in numero. Quindi se ci riferiamo a queste frasi, Mario beve troppo vino, ok? Mario ne beve troppo. Vedete, troppo, il secondo troppo qui è pronome, ha funzione di pronome e si accorda con vino, ok? Oppure Mario mangia troppa pizza, Mario ne mangia troppa, ma quel troppa è accordato perché in realtà si riferisce a pizza, giusto? Un'altra volta con Mario ha troppi debiti, per la forma plurale, Mario ne ha troppi. Perché troppi? Perché si riferisce a debiti. E per la forma femminile plurale, Mario compra troppe case. Allora qui Mario ne compra troppe perché si riferisce a case e qui ha la funzione di pronome. Poi abbiamo il terzo uso di troppo come avverbio, e qui quando troppo lo utilizziamo come avverbio si può utilizzare in congiunzione a un verbo o a un aggettivo oppure a un altro avverbio, ed è in ogni caso invariabile in questi tre casi. Li vedremo tutti e tre, d'accordo? Quando troppo ha funzione di avverbio, ma quello che dovete ricordare è che con questa funzione la forma di troppo è invariabile, vale a dire è fissa, non cambia a seconda del genere o del numero, d'accordo? Come invece quando veniva utilizzato come aggettivo. Allora, vediamo quando utilizziamo troppo come avverbio insieme a un verbo, e in questo caso lo poniamo dopo il verbo. Vediamo un attimino. Andrea fuma troppo, ok? Questo esempio, vedete che troppo qui è un avverbio perché si riferisce, modifica
il verbo fuma, quindi esprime quanto, fuma in eccesso, quindi in questo caso, e vedete la posizione di troppo segue il verbo, ok? Oppure Andrea lavora troppo, anche qui troppo segue il verbo e ha funzione di avverbio. Poi, secondo utilizzo di troppo come avverbio, quando lo utilizziamo insieme a un aggettivo, allora in questo caso precede l'aggettivo, e vediamo un po' qualche esempio, così vi rendete conto di cosa vuol dire che questa forma sia invariabile, la forma di troppo come avverbio. Mario è troppo contento, per esempio. Vedete, contento è un aggettivo, ma ovviamente è maschile perché si riferisce a Mario qui, ma troppo è nella sua forma invariabile, ok? Quindi in realtà non è accordato, quel troppo non è accordato alla forma maschile singolare, ok? Se vediamo poi, per esempio, Lucia è troppo contenta, vedete, contenta, la forma dell'aggettivo è sì accordata rispetto al soggetto, è accordata al femminile singolare, ma quel troppo rimane invariabile, d'accordo? Oppure una forma plurale, Lucia e Matteo sono troppo contenti, teoricamente avreste messo troppi contenti perché è l'aggettivo poi che segue maschile plurale, in realtà no, rimane invariata ancora una volta perché qui troppo è un avverbio, quindi Lucia e Matteo sono troppo contenti, ok? L'aggettivo sì, si deve accordare rispetto ai soggetti, qui Lucia e Matteo, però ecco l'avverbio troppo rimane invariabile. E poi al femminile plurale, Lucia e Sara invece sono troppo contente, allora quel troppo ancora una volta rimane invariabile, mentre l'aggettivo, la forma dell'aggettivo è quella del femminile plurale. E poi abbiamo il terzo utilizzo di troppo invariabile come avverbio, quando lo utilizziamo insieme a un altro avverbio, e in questo caso troppo, l'avverbio troppo precede il secondo avverbio. Per esempio, Antonio si alza troppo presto, quindi vedete che troppo precede presto, che è un altro, anche lui, avverbio, ok? Oppure Luca mangia troppo velocemente, quindi abbiamo troppo e poi, quindi primo avverbio, troppo, e poi abbiamo velocemente, secondo avverbio, e troppo deve precederlo, ok? Deve precedere questo secondo avverbio che appunto accompagna. Nota adesso su alcune espressioni molto comuni che utilizzano troppo. Abbiamo troppo poco che volevo farvi vedere perché in realtà qui indica un eccesso di scarsità. Per esempio, Maria mangia troppo poco, quindi troppo poco sta proprio come too little in inglese, ok? Quindi Maria mangia troppo poco, intensifica ma al negativo in realtà in termini di quantità. E poi un altro paio di espressioni molto utilizzate sono questo è troppo, che lo diciamo quando siamo completamente stufi di un comportamento che ha superato ogni limite, siamo disgustati, siamo sdegnati e non riusciamo più a sopportare, a tollerare questo comportamento e diciamo questo è troppo, ok? Un'altra poi espressione molto utilizzata è di troppo, il di troppo, e il di troppo è in più, più del necessario, superfluo in realtà, ok? Per esempio si dice bere un bicchiere di troppo, ok? Oppure si dice anche essere o sentirsi di troppo, e quel sentirsi di troppo in realtà o essere di troppo è quando ci si sente non benvoluti, indesiderati o magari anche in certi casi un terzo incomodo, ok? Ma ecco, una persona così anche sgradita, ci si sente sgraditi in una certa situazione. Per esempio, ieri sono andata a cena con dei vecchi compagni di scuola, ma mi sono sentita di troppo e sono andata via dopo poco, d'accordo? Quindi sentirsi di troppo o essere di troppo. E poi infine troppo in certi contesti può essere anche sinonimo di assai,
di molto, però è più forte rispetto a questi due ed è enfatico, è molto enfatico quando diciamo troppo in questo contesto. Per esempio, questo posto è troppo bello, quindi traduce un po' l'inglese so good, ok? Quindi questo posto è troppo bello e trasciniamo anche la O, ok? Troppo bello. Oppure sei troppo bravo, quindi è molto enfatico, quindi sei bravissimo, ok? Sei troppo bravo, quindi è molto enfatico, però è più forte rispetto a dire molto o rispetto a dire assai, Oppure sei troppo gentile e tra l'altro quando dite sei troppo gentile, a volte a seconda anche del tono della voce o della situazione può avere un valore in realtà ironico, ha questa così, insomma, si sente un po' di ironia anche nella voce, quindi ecco, si può dire, ecco, sei troppo gentile, quando in realtà una persona non è per niente gentile e noi così per fare gli ironici diciamo ah sei troppo gentile, ok? E allora questo conclude la nostra lezione per oggi, spero che vi sia piaciuta e fatemi sapere nei commenti quanto vi è piaciuta e se l'avete trovata utile mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!